Questo video dovrebbe iniziare con una colonna sonora, quella di Edoardo Bennato. All'icola, sotto la canicola, si giocava a rugby tutti i giovedì e al limite del caldo più dell'Africa, eccetera, eccetera. Insomma, si capisce che fa un caldo bestiale. Ma ho deciso che non volevo più stare a casa, oggi è sabato e questo video è solo per raccontarvi un po', mentre mi cammino verso la chiesa di San Bonaventura, e qua al lato dei Fori c'è questa stradina che sale così, perché non bastava il sole, dovevo fare pure la salita. Comunque vi volevo raccontare un po' dei miei progetti fotografici, progetti a veramente corto termine, molto semplici, sia analogici che digitali. Allora, partendo da quelli analogici, la prima cosa è finire questo rollino che ho dentro la macchina fotografica da 3 settimane e che mi mancavano ancora 7-8 foto per finirlo. E come vi dicevo, non è come nel digitale, per riuscire a finire un rollino ci vuole tempo. Infatti mi domando, ma quelli che si comprano le half frame, come per esempio questa nuova Pentax 17, e devono fare 72 foto prima di finire il rollino, ma come fanno? Comunque, detto questo, detto che appunto il primo progetto super a breve termine, nel senso che entro oggi vorrei finire di scattare questo rollino, dopodiché vorrei andare a trovare un rollino che si chiama Ilford XP2 Super. Perché? Perché in questi giorni io sto anche digitalizzando i miei vecchi le mie vecchie pellicole, insomma i miei vecchi negativi, e ho trovato questo negativo del 1990 che avevo scattato nel 1990, che mi ha lasciato, diciamo, stupito per la qualità con cui, diciamo, delle foto che ho trovato fatte, per la pochissima grana che aveva. Ora, era un Ilford XP1 da quello che c'è scritto, diciamo, sui bordi della pellicola, quello non esiste più, ma so che poi è stato fatto l'XP2. Cosa ha di particolare? Oltre questo gamma molto contrastata, con dei neri molto forti, molto bello da scattare di notte e con il flash, l'altra cosa particolare di questo, diciamo, questa pellicola, è che pur essendo un bianco e nero si sviluppa con il C41, quindi col processo del colore, il che prima di tutto mi ha tratto di inganno quando ho messo la pellicola nello scanner, perché io ero convinto che fosse un colore, da come l'ho vista, uno si rende conto chi ha l'occhio abituato qual è colore e qual è bianco e nero, e invece poi quando l'ho scannerizzata mi dava degli strane tonalità, poi ho capito che era invece un bianco e nero. Detto questo, mi è piaciuta tantissimo e vorrei recuperare questo look and feel. Detto che appunto la XP1 non esiste più, però pare che ci sia la XP2 e che non sia complicatissima da trovare. Questa XP2 so che dovrebbero ancora averne qualcuna
a Arsimago. Arsimago è un negozio di analogico qua a Roma, forse il più fornito, e magari questa è un'altra cosa che potremmo fare idea per il video, andare un po' a vedere questo negozio. L'altra cosa che invece vorrei fare quanto prima è, ecco che sono arrivato alla chiesa, ce l'ho dietro, non so se si riesce a vedere perché al solito c'è sempre qualche macchina del cavolo che... E allora quest'altra cosa che vorrei fare è recuperare la mia vecchia Zenith 122. Zenith 122 che avevo messo totalmente in pensione per un motivo in particolare, non tanto perché non funziona più il come si chiama, l'autoscatto, che quello me ne frega, si può riparare o poter sistemare, ma non ha molta importanza per me, quanto per l'importanza del fatto che negli ultimi anni stava rigando i rollini, diciamo, quindi si vedevano queste bande. Voglio vedere se è una questione, se la posso sistemare, forse è una questione solo di sporcizia devo vedere, la devo trovare prima di tutto. Voglio vedere se riesco a sistemarla, pulirla, eccetera, mettergli un rollino e vedere se dopo una sistemata così casareccia riprende a fare le foto senza rigarmi i rollini, i negativi. Ok, questo dal punto di vista analogico. Dal punto di vista digitale ho da provare questa nuova lente che ho preso, il Sony 2450 f2.8. La sto testando, ho fatto veramente poca roba per ora, un paio di foto a mia moglie e dei video ieri in un concerto jazz. Angels come together and decided to create our dream come true. So the spring of mine, I see the of God is turning in our eyes of Per ora ho sentimenti contrastanti dovuti non alla qualità della lente ma all'abitudine di usare lenti un po' più leggere e meno ingombranti, però effettivamente sembra una gran lente. Comunque vi saprò dire meglio quando la proverò per bene. Per ora posso dire che i video del concerto sono venuti fantastici, bellissimi, ma i concerti non hanno necessità di aprire tanto il diaframma, perché in generale le luci ti permettono di girare a ISO veramente molto bassi, quindi più che altro i concerti sono un gran test per il sensore di una macchina più che per la lente. Benissimo, questo per ora sono tutti i miei progetti, spero di portarli avanti al più presto e che ci risentiremo per i risultati di questi progetti.